Ti senti mai inquieto? Hai mai sognato di mollare tutto e metterti in viaggio senza una meta precisa? C'è un libro che ha trasformato questa sensazione in leggenda, Sulla strada di Jack Kerouac. Ma è un'opera caotica, quasi 500 pagine di pura energia. Come capire se fa davvero per te senza perdersi dentro? In questo riassunto distilliamo l'essenza della Beat Generation, la ribellione, l'amicizia e la folle ricerca della libertà. Ascolta fino alla fine per scoprire se questo capolavoro fa al caso tuo e se vale il tuo tempo. Sulla strada, titolo originale On the Road, pubblicato nel 1957, non è semplicemente un romanzo. È il manifesto di una generazione, l'opera che ha dato voce e forma alla Beat Generation. Il libro esplode nel contesto dell'America del secondo dopoguerra, un'epoca di apparente conformismo, prosperità economica e rigide norme sociali. In netto contrasto con questo sogno americano patinato, Kerouac cattura l'inquietudine, la ribellione e la frenetica ricerca di senso di una gioventù che rifiuta i valori stabiliti, il lavoro fisso e la stabilità borghese. Il messaggio centrale dell'opera è la ricerca della libertà assoluta e dell'esperienza pura. I temi che si intrecciano sono il viaggio come percorso di scoperta interiore, più che come semplice spostamento fisico, l'amicizia quasi mistica, incarnata dal rapporto tra Sal Paradise, l'alter ego di Kerouac, e il febbrile di Moriarty, la fascinazione per il jazz bebop, la spiritualità alternativa, la sessualità libera e l'attrazione verso coloro che vivono ai margini della società. L'intenzione di Kerouac è immortalare un momento di rottura, un desiderio bruciante di vivere intensamente, senza filtri. Lo stile è rivoluzionario quanto il contenuto. Scritto, secondo la leggenda, in 3 settimane su un unico rotolo di carta da telescrivente, il romanzo utilizza la prosa spontanea. L'atmosfera è elettrica, urgente, malinconica e al tempo stesso estatica. Il tono è lirico e frenetico, le frasi scorrono lunghe, senza punteggiatura tradizionale. Cercando di imitare il ritmo sincopato e improvvisato di un assolo jazz, è un'opera che non si legge, si vive. Un flusso di coscienza che trascina il lettore nei motel squallidi, sulle autostrade infinite e nelle notti fumose di un'America mai vista prima. Se questa analisi ti sta piacendo e vuoi scoprire altri grandi libri in pochi minuti, questo è il momento di supportare il canale. Lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per non perdere i prossimi riassunti. E ora, dici la tua. Quale è il prossimo libro che vorresti che analizzassimo? Scrivilo qui sotto nei commenti. E ora, torniamo al viaggio. Jack Kerouac non era solo uno scrittore, era un cercatore, un atleta mancato e un uomo tormentato dalla stessa fama che aveva inseguito. Nato nel 1922 a Lowell, Massachusetts, il suo nome completo era Jean-Louis Kerouac. Qui troviamo un fatto straordinario. Jack non imparò l'inglese fino ai 6 anni. In casa, la sua famiglia di immigrati franco-canadesi parlava il Joual, un dialetto del Quebec. Questa sua prima lingua, musicale e istintiva, influenzerà profondamente il ritmo della sua prosa futura. Prima di diventare il re dei beat, Kerouac fu una stella del football americano. Il suo talento atletico era tale da garantirgli una borsa di studio alla prestigiosa Columbia University di New York. Fu lì, nella New York degli anni 40, che il suo destino cambiò. Un infortunio mise fine alla sua carriera sportiva, ma lo spinse tra le braccia della letteratura e, soprattutto, di incontri fatali. Allen Ginsberg, William Burroughs e, soprattutto, Neal Cassady. Cassady, un ragazzo carismatico, selvaggio e fuori controllo, proveniente dai riformatori dell'Ovest, divenne la sua musa, l'incarnazione vivente di quell'energia che Kerouac voleva disperatamente catturare sulla pagina. La sua carriera letteraria fu segnata da un'ossessione: raccontare la sua vita come un'unica, vasta epopea, quella che lui chiamava la leggenda di Duluoz. E al centro di questa leggenda c'è, ovviamente, Sulla strada. L'aneddoto più celebre sulla creazione del libro è quasi mitologico. Dopo anni passati a viaggiare e a riempire taccuini, nell'aprile del 1951, Kerouac si sedette alla sua macchina da scrivere. Per non interrompere il flusso della sua prosa spontanea, incollò insieme diversi fogli di carta da lucido o da telescrivente, creando un rotolo lungo oltre 36 metri. In sole 3 settimane, alimentato da litri di caffè, digitò furiosamente quello che sarebbe diventato il manoscritto originale del romanzo. Ma il mondo non era pronto.
Gli editori lo rifiutarono per 6 lunghi anni, spaventati da quello stile caotico e dai contenuti scandalosi. Quando finalmente Sulla strada fu pubblicato nel 1957, trasformò Kerouac in una celebrità da un giorno all'altro. Ma fu una fama che lo distrusse. Lui, che si considerava un cattolico devoto e uno spirito contemplativo, passò anche un periodo a studiare il buddismo, venne etichettato come il profeta del sesso, della droga e della ribellione. Incapace di gestire la contraddizione tra la sua immagine pubblica e il suo io privato, Kerouac si ritirò dalla scena, sprofondando sempre di più nell'alcolismo. Morì tragicamente nel 1969, a soli 47 anni, consumato da quella stessa vita intensa che aveva cercato di celebrare. Il cuore pulsante di Sulla strada non è tanto una trama, quanto un'energia. È la storia di un'amicizia febbrile e di una ricerca incessante, raccontata attraverso la voce di Sal Paradise, un giovane scrittore di New York. All'inizio, Sal è irrequieto. Sente che la vera vita sta accadendo altrove, lontano dalle sue certezze intellettuali. Poi, nella sua vita irrompe un tornado, Dean Moriarty. Dean è l'opposto di Sal, appena uscito dal riformatorio, è un concentrato di pura energia, carisma e caos. Parla a raffica, guida come un folle, ama le donne con una passione disperata ed è alla perenne ricerca di suo padre, un alcolizzato che vaga per l'America. Sal vede in Dean una specie di santo folle, l'incarnazione di un'America selvaggia e autentica che sta scomparendo. L'incontro accende la scintilla. Sal deve partire. Deve andare sulla strada. Il romanzo segue le loro peregrinazioni attraverso gli Stati Uniti e il Messico, suddivise in 5 parti. Il primo viaggio è l'iniziazione di Sal. Parte da solo, in autostop e con vecchi autobus, diretto a ovest. È un viaggio di scoperta. Attraversa la vastità del continente, incontra vagabondi, lavoratori stagionali e assapora la vera libertà. Raggiunge Denver, dove si riunisce a Dean e alla loro cerchia di amici, tra cui l'intellettuale e poeta Carlo Marx, ispirato ad Allen Ginsberg. Sono notti di discussioni infinite, alimentate dal jazz bebop che esplode nei club fumosi. Per loro, il jazz non è musica, è uno stile di vita, un tentativo di raggiungere l'estasi. Sal prosegue fino a San Francisco e vive anche una breve, tenera parentesi lavorando nei campi di cotone con una ragazza messicana, Terry, prima che il richiamo della strada lo riporti a est. Il secondo viaggio è forse il più iconico. Dean raggiunge Sal all'est e insieme, a bordo di una vecchia Hudson, ripartono verso ovest. Questa è la follia pura. Guidano senza sosta, a velocità pazzesche, parlando ininterrottamente di Dio, della vita e della morte. Non stanno solo guidando, stanno cercando quel momento di trascendenza assoluta, quell'esperienza pura che tra loro chiamano semplicemente E.T., la loro perla. Dean è al suo apice, un pilota divino, un amante che destreggia più mogli e fidanzate in città diverse, un profeta della velocità. Loro non stanno solo guidando, stanno bruciando la strada, divorando la vita. Nei viaggi successivi, però, qualcosa inizia a incrinarsi. L'energia di Dean, un tempo vitale, comincia a mostrare il suo lato oscuro. Diventa più disperata, più autodistruttiva. Sal torna ad ovest e trova Dean che cerca goffamente di fare una vita normale, lavorando come ferroviere. Ma l'inquietudine vince sempre. La loro amicizia rimane salda, ma Sal inizia a vedere le crepe nel suo eroe. L'ultimo fatale viaggio li porta in Messico. È la discesa definitiva nel caos primordiale. Attraversano il confine ed entrano in un mondo senza regole, caldo soffocante, tequila, mambo sfrenato e la promessa di un'esperienza pura. Raggiungono l'apice della loro ricerca, un luogo dove il tempo e la morale sembrano sospesi. Ma è qui che accade l'inevitabile. Sal si ammala gravemente di dissenteria, cade in preda a febbri altissime. E in questo momento di vulnerabilità assoluta, Dean Moriarty, il suo fratello, il suo eroe, fa la cosa impensabile, lo abbandona. Dean ha paura della malattia, della stasi, e torna in America da solo, perché deve andare. Questo abbandono è il punto di rottura. Sal sopravvive, viene curato e torna lentamente a New York, è cambiato. La magia si è spezzata. Il romanzo si chiude con un'immagine potentissima e malinconica. Sal ha trovato una nuova stabilità,
una nuova compagna, Laura. È sera e vede Dean un'ultima volta. Dean è sporco, solo, infreddolito e lo guarda da lontano. Sal non può più seguirlo. È cresciuto. Mentre Sal guarda il tramonto sul New Jersey, pensa a Dean, all'America e a tutto quello che hanno perso. La strada è finita e tutto ciò che resta è il ricordo di quel rombo incredibile e la tristezza per l'amico che si è bruciato troppo in fretta. Siamo giunti all'ultima tappa del nostro viaggio dentro Sulla strada. Riflessione e considerazioni finali. Analizzare Sulla strada significa analizzare un'opera che ha trasceso la pagina scritta per diventare un simbolo. Punti di forza. Il più grande pregio del libro è, senza dubbio, la sua energia vitale. La prosa spontanea di Kerouac non è un vezzo stilistico, è l'unico modo possibile per catturare il ritmo frenetico del jazz bebop, la velocità dell'auto che sfreccia nella notte e l'urgenza febbrile dei suoi protagonisti. Il libro è un'esperienza sensoriale, si sentono i clacson, si assapora il caffè, si avverte il sudore e la stanchezza. Inoltre, Sulla strada è un documento storico insostituibile. Ha dato voce a un'inquietudine sotterranea che stava per esplodere. Ha catturato il momento esatto in cui una generazione ha iniziato a mettere in discussione il sogno americano del dopoguerra, preferendo la ricerca dell'estasi momentanea alla stabilità del mutuo e della famiglia. La creazione del personaggio di Dean Moriarty è, da sola, un capolavoro, un eroe carismatico e tragico, un angelo e un demone la cui fiamma brucia così intensamente da consumare se stesso e chi gli sta intorno. Punti di debolezza. Paradossalmente, la sua forza è anche la sua debolezza. Per alcuni lettori, lo stile torrenziale può risultare ripetitivo e autoindulgente. La narrazione, priva di una trama tradizionale, può sembrare un vagare senza meta, un accumulo di episodi che non portano a una vera conclusione. Inoltre, letto con la sensibilità odierna, il libro mostra dei limiti evidenti. Il più palese è il trattamento dei personaggi femminili. Le donne in Sulla strada sono spesso figure di sfondo. Sono mogli pazienti che vengono abbandonate, ragazze incontrate lungo il cammino che offrono sesso o conforto, ma raramente possiedono l'autonomia o la profondità psicologica riservata ai protagonisti maschili. Sono porti sicuri da cui Sal e Dean fuggono continuamente. Riflessione sull'impatto. Il significato profondo del libro va oltre la semplice ribellione giovanile. È una ricerca spirituale travestita da viaggio. Sal e Dean non stanno solo cercando feste o sesso, stanno cercando E.T., la perla, un momento di connessione mistica con la vita, con Dio, con l'anima dell'America. C'è una profonda malinconia che scorre sotto l'euforia. Il termine beat che Kerouac stesso coniò non significava solo battuto o sconfitto, ma anche beatifico. Sulla strada è la storia di un'amicizia totalizzante e, infine, del suo inevitabile tramonto. È la storia di come l'idealizzazione di una persona, Sal che vede Dean come un eroe, sia destinata a scontrarsi con la realtà, l'abbandono in Messico. L'impatto del libro è stato immenso. Senza Sulla strada, la controcultura degli anni 60, da Bob Dylan ai movimenti hippie, sarebbe stata radicalmente diversa. Questo libro non è per tutti. È un'opera da sentire più che da capire. È il libro perfetto per chi si sente inquieto, per chi sente il richiamo della partenza, per chi crede che il viaggio sia più importante della destinazione. È consigliato a chi cerca nella letteratura non una trama ordinata, ma un'iniezione di pura emozione, uno stile che rompe le regole. Non è, invece, il libro adatto a chi cerca una narrazione strutturata, personaggi moralmente impeccabili o una prosa pulita e concisa. Se cercate ordine, state alla larga. Se cercate la vita, anche nel suo caos più glorioso e disperato, Sulla strada vi sta aspettando. Il nostro viaggio nel caos beat di Kerouac termina qui. Se questa analisi ti è piaciuta e vuoi scoprire altri nostri progetti culturali, approfondimenti e contenuti esclusivi, ti invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale, edizionipergamena.it. Trovi il link diretto in descrizione. Ma il viaggio nella conoscenza non finisce mai, si sposta solo nel tempo. Se oltre alla letteratura sei un appassionato di strategia, castelli e battaglie, ti aspettiamo sul nostro canale Medioevo in Guerra. Se invece vuoi esplorare le fondamenta del nostro mondo, dalle piramidi a Roma, unisciti a noi su Storia e Antiche Civiltà. Grazie per aver ascoltato. Al prossimo libro riassunto.